Buongiorno, questa è la prima puntata di una nuova rubrica, Come diventare un. Ed in questa rubrica non andremo a vedere soltanto come diventare una persona che lavora in una certa professione, ma andremo a vedere anche di cosa si occupa quella professione e quanto guadagnano le persone che fanno questa professione. In questa prima puntata il nostro ospite è Riccardo Zago, trader professionista per investire.biz. Purtroppo, causa Covid, sono stato costretto a registrare in video call questa prima puntata, però l'intento da qui in poi è andare nel luogo dove le professioni e le persone che vedremo lavorano. Detto questo, vi lascio l'intervista e vi ricordo che qui sotto in descrizione potete trovare un indice con tutte le domande che farò a Riccardo, così potete saltare da una parte all'altra del video, ma il mio consiglio è sempre quello di seguire questo video dall'inizio alla fine. Buongiorno ragazzi, oggi mi trovo con Riccardo Zago, trader per investire.biz. La sua storia è molto particolare perché è passato da fare il magazziniere a Treviso e ad ora dove fai il trader a Malta. Innanzitutto volevo ringraziarti per essere qui, poi volevo chiederti, dacci una piccola presentazione di quello che fai. Allora, innanzitutto grazie a te Riccardo, anch'io mi chiamo Riccardo Zago, ho 27 anni, come hai detto tu hai fatto una breve presentazione, lavoravo a Treviso, visto che comunque sono veneto di Treviso, so che anche tu sei di Padova, quindi siamo anche abbastanza vicini e come hai detto lavoravo come magazziniere e poi tramite un percorso sono passato a fare il trader a Malta e sono qui ormai da 3 anni e mezzo e faccio quindi il trader nella sede maltese di investire.biz. Volevo chiederti, per chi non lo sapesse, ci puoi spiegare cos'è un trader e cosa fai alla fine a Malta giornalmente? Assolutamente sì. Allora, un trader, per chi non lo sapesse, è una persona che tutti i giorni si siede davanti a un computer e tramite le proprie strategie cerca di speculare sui mercati finanziari, cercando di generare ovviamente del profitto costante nel tempo. Di che cosa mi occupo io qui a Malta? Faccio trading, oltre che per conto mio, faccio trading di proprietà, che sostanzialmente consiste nel fare trading online con i soldi, con parte chiaramente dei soldi della società. Beh, hai iniziato subito con il dire che fai trading con soldi della società. Io volevo chiederti di che quantità si parla e a che risultati punti. Allora, chiaramente ci sono sempre degli obiettivi annuali. Facciamo un piccolo esempio con l'ultimo anno, quindi da maggio 2019 a fine maggio, giugno 2020 sono arrivato a gestire più o meno 1 milione e quest'anno è andato particolarmente bene in quanto abbiamo comunque generato un profitto del 40%, anche se è una cifra che è comunque una percentuale veramente molto, molto alta per cifre considerevoli anche come questa. Beh, innanzitutto complimenti per questo grande risultato, ma un trader a che risultati dovrebbe puntare o solitamente nel tuo piano, immagino che tu abbia un piano annuale, a che risultati punti? Allora, come in tutti i lavori ci sono anche dei periodi di difficoltà, quindi non è detto che ogni anno si va a fare il 40%. Comunque noi come obiettivo annuale ci aggiriamo intorno al 30%. Chiaramente bisogna anche capire con quanto denaro partiamo e bisogna anche valutare, e mi sto rivolgendo anche a tutti i trader, ai piccoli trader, che cifra siamo disposti anche a perdere inizialmente, però insomma un obiettivo del 20-30% è veramente un ottimo obiettivo. Ora però, prima di arrivare alla fine, perché poi questa è la fine di tutto, il risultato, volevo chiederti come hai iniziato a fare trading? Allora, il mio percorso formativo nel trading online è stato abbastanza particolare. Ho iniziato a
ho iniziato ad informarmi riguardo al trading online tramite qualche video che ho trovato poi su internet, su YouTube, ci sono moltissimi contenuti. Nello specifico ho visto qualche video di Luca Discacciati, con cui adesso lavoro anche a stretto contatto. E devo dire che è stato subito molto chiaro, quindi ho preso subito alcuni concetti basilari che poi mi hanno portato a continuare fino a quando poi il trading è diventata la mia passione. E dopo aver quindi visto qualche video mi sono anche ho comprato un po' di corsi e di conseguenza da lì poi è iniziato il mio percorso formativo nel trading online, che è durante un percorso formativo comunque nel trading siamo soliti a imparare subito una tecnica profittevole e a volte magari si trascura quello che è l'aspetto psicologico e l'aspetto della gestione del rischio, fattori estremamente importanti e che solitamente non vengono presi con la giusta importanza, ecco. Ok, mi è chiarissimo, ma poi come hai fatto ad arrivare lì a Malta e quanto ci è voluto in termini di tempo passare da ok mi sto informando a sto imparando a sono diventato un trader di professione e poi alla fine arrivo a fare trading per una società a Malta? Allora, come detto, ritorniamo quindi un attimo al mio percorso. Inizialmente ho studiato anche, ho portato avanti il mio percorso, ho avuto la possibilità poi di conoscere Luca di persona e da lì abbiamo iniziato a scambiarci anche diverse idee di trading fino a quando Luca tra l'altro mi ha consigliato di approfondire un argomento molto interessante che era quello riguardante l'indicatore Ichimoku che tutt'oggi uso per la mia operatività giorno dopo giorno. Ci sono stati dei momenti abbastanza importanti nel mio percorso perché partendo proprio anche dal conto demo, per esempio, io consiglio sempre di partire da un conto demo, imparare la strategia e fare un po' di esperienza sui mercati, poi però bisogna subito passare a quello reale per, come detto prima, cercare di imparare non solo la tecnica ma anche la propria psicologia, la propria mentalità per capire poi come andare a comportarsi sui mercati, perché ognuno di noi è diverso e ognuno di noi ha la sua tecnica per operare e il suo modo poi di gestire il rischio, ed è proprio nel momento in cui ero sicuro di me stesso non tanto nella tecnica operativa ma nella gestione del rischio e nella gestione delle posizioni che poi mi sono reso conto che avevo raggiunto un ottimo livello. Da lì infatti mi sono poi spostato a Malta in quanto c'è stata una richiesta proprio da Luca, cercavano un trader per la società con sede qui a Malta. Io chiaramente ho accettato subito. Il percorso qui è stato altrettanto importante, sono comunque ormai 3 anni e mezzo che operiamo da qui e devo dire che ci siamo tolti molte soddisfazioni. Comunque, punto molto molto importante, cercare in ogni modo di formarsi molto bene sia sull'aspetto tecnico ma soprattutto su quello psicologico e della gestione del proprio denaro. Ok, e qui volevo chiederti, tu per fare questo quanto ci hai messo e secondo te quale può essere una quantità di tempo necessaria affinché si arrivi a un'abilità della tua, diciamo, esperienza? Allora, chiaramente ognuno è diverso e io per esempio ci ho messo 5-6 anni, 5-6 anni, però qualcuno magari più bravo di me potrebbe metterci anche 2-3 anni. In ogni caso bisogna studiare molto e insomma cercare di trovare la propria strada. Ripeto, tecnica ma anche mentale, che è la cosa più importante. Consiglio di non avere però neanche troppa fretta e di pensare che in 6 mesi siamo pronti per operare sui mercati con magari anche delle cifre importanti, quindi
prima trovare la propria strategia, poi applicarla con i soldi reali per capire se riusciamo anche a gestire quindi il denaro vero. Sì, anche perché poi penso che nel tuo mestiere l'esperienza e il continuo aggiornamento sia, diciamo, una dote o una dote fondamentale. Oltre a questa che secondo me da fuori si percepisce, quali sono secondo te le doti fondamentali che un trader deve avere? La dote che a mio avviso bisogna avere per essere trader è comunque la pazienza. Poi abbiamo comunque il sangue freddo, perseveranza, riuscire a gestire le proprie emozioni, però la pazienza devo dire che è uno degli aspetti più importanti, perché nel trading siamo abituati a dover operare tantissimo, sempre in continuazione, ogni giorno bisogna per forza operare, invece no. Noi tramite la nostra strategia dobbiamo avere la pazienza di attendere il momento giusto per operare e di conseguenza dobbiamo anche sapere quando non operare, aspetto assolutamente importante. Chiarissimo, quindi come dei pescatori attendete il pesce grosso, immagino. Bravissimo. Ma poi volevo chiederti, da pescatore, com'è strutturata la tua giornata e la tua settimana? Allora, solitamente intorno alle 9 io mi piazzo davanti al monitor, 8:30/9, vado a studiare le chiusure delle sedute precedenti, in quanto opero comunque su time frame giornaliero. Dopodiché andiamo ad aggiornare un po' tutte le posizioni che abbiamo in portafoglio e nel corso della giornata andiamo a impostare la nuova operatività, che può essere essa con ordini pendenti oppure anche entrate a mercato, e vado a segnare tutte le caratteristiche di ogni operazione in modo tale che poi posso in maniera abbastanza chiara capire anche quanto investire o meno su un determinato asset in un determinato momento. Chiarissimo, ma poi quando finisci di fare trading? Perché paradossalmente il mercato Forex dal lunedì al venerdì è sempre aperto. Allora, come hai detto tu, il mercato Forex è in continuo movimento, ma le ore più importanti a mio avviso sono quelle quindi dalle ore 9 dalle ore 9 di mattina alle ore 18 di sera. Poi è vero, ci sono anche dei movimenti dopo le 18, insomma, intorno alle ore 20-21, però io dopo le ore 19 stacco e mi riposo per il giorno successivo, a parte in alcuni casi, ma raramente, ecco. Quindi per questo studio bene le chiusure la mattina, in quanto stacco a un certo punto la sera prima. Ultime due domande, perché non voglio fregarti altro tempo. Cosa ti ha fatto iniziare a fare trading e cosa ti piace nel fare trading? Beh, le due cose voglio concentrarmi su un aspetto che unisce queste due domande che mi hai fatto e poi ti faccio anche un esempio molto interessante. La cosa più bella di fare trading è che lo puoi fare in qualsiasi posto, basta avere una connessione internet e un computer. Ti faccio un esempio, quando ero in vacanza, perché è anche giusto comunque prendersi dei periodi per staccare dai grafici, è sempre molto importante per la nostra mente, che è la parte più importante del nostro corpo. Io, essendo la mia passione, comunque i grafici li voglio sempre vedere un po', voglio capire che cosa sta succedendo, e avevo ancora una posizione aperta, di conseguenza le posizioni aperte, anche se sono in vacanza, è giusto comunque continuare a seguirle, perché se ci sono delle opportunità da portare avanti è giusto anche è assolutamente corretto portarle avanti. E ero in pulmino con i miei amici, stavamo andando in Salento e ho detto aspetta che adesso devo guardare un po' la mia posizione su questo cambio valutario, se è andata a target oppure è andata in stop, se devo aggiornare qualcosa, e con un semplice cellulare, smartphone o comunque con un notebook, con un computer portatile che possiamo portarci dietro, sono riuscito a gestire la posizione in maniera ottimale. Oppure quando siamo in aeroporto
sport, o comunque anche te Riccardo che sei un viaggiatore, che giri molto, con una connessione internet si può gestire al meglio le posizioni. Chiaro, un'analisi ben fatta deve essere fatta magari in ufficio davanti al computer dopo aver analizzato diverse cose, però poi nella gestione ci sono anche questi escamotage per poter portare avanti il lavoro anche se non si è davanti, se non si è fermi in ufficio piuttosto che a casa. Chiarissimo. Come ultima domanda volevo chiederti cosa consigli a chi è interessato a questo lavoro? Allora, quello che consiglio io per chi è interessato comunque al trading online e magari poi vuole anche farlo come lavoro, è di iniziare a studiare, perché comunque serve un percorso di studi molto, molto importante, sia, e lo voglio ripetere, sotto il profilo tecnico, ma soprattutto su quello psicologico ed emozionale. E il mio consiglio quindi è studiare e non pensare che in poco tempo si può arrivare ad avere risultati importantissimi, perché come detto serve molta pazienza, quindi studiate molto, abbiate molta pazienza, aprite un conto demo, provate a fare trading con i soldi virtuali, ma non per troppo tempo, non troppo tempo in demo, perché poi farete sempre più fatica ad apprendere le informazioni tecniche e non solo con i soldi veri, quindi con il conto reale. Quindi piuttosto consigli un po' in demo per capire come funziona la piattaforma e come funzionano le strategie, però poi passare magari con piccole somme a vedere quanto pesano poi i nostri soldi. È questo quello che stai dicendo? Esattamente, e qui ci ricolleghiamo sempre alla gestione emotiva nel trading online, perché magari a me una posizione dove perdo, che ne so, 1000 euro non è così importante, però magari per un'altra persona perdere 1000 euro è comunque una botta forte, e di conseguenza dopo aver subito una perdita troppo importante per te o per chi si voglia, insomma, si ha poi più paura nell'operare, non si è più così sicuri della propria strategia, perché magari pensiamo che stiamo perdendo, che non siamo capaci di fare trading e quant'altro. Quindi sempre molto importante capire quanto siamo disposti a perdere, quanti soldi riusciamo a gestire per ogni singola operazione. Grazie mille del tuo tempo e spero di poterti venire a trovare a Malta prossimamente appena anche la situazione migliorerà. Nuovamente grazie e buona fortuna per i prossimi trade. Allora Riccardo, io ti aspetto qui, spero che riuscirai ad arrivare quanto prima, grazie mille a te per questa intervista e insomma spero che ci rivedremo presto. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Ragazzi, spero che il video sia stato interessante e vi sia piaciuto. Poi, se volete approfondire l'argomento trading, Riccardo è stato gentilissimo e mi ha fornito un codice bonus per il corso dove spiega ed approfondisce la sua strategia. Quindi, se volete approfondire, guardate qui sotto in descrizione. Detto questo, lasciate un mi piace se volete supportare questo canale, ditemi cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi per non perdervi nessun'altra puntata di questa rubrica e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!